Ed eccoci qua con un altro video. Io sono Issam e oggi sono molto entusiasta di farti vedere un prodotto fantastico, talmente entusiasta che dovevo fare il video di unboxing, però l'ho unboxato, l'ho usato, l'ho rimesso nella scatola e adesso lo riunboxiamo insieme e lo vediamo. Questo prodotto ti permette di stare sott'acqua a un massimo di 10 metri addirittura per 5 ore. Adesso lo vediamo, ma prima un disclaimer, ovvero prima di fare delle immersioni è molto importante fare un brevetto. Fare un brevetto non serve solamente diciamo, per legge, per fare le immersioni, essere autorizzati ad immergersi, ma serve proprio per te, per la tua sicurezza. Ti faccio solamente un esempio molto semplice di una sciocchezza che ti potrebbe capitare sott'acqua e se non hai fatto il brevetto e anche l'allenamento, perché questo serve allenarsi sott'acqua con un istruttore che quando vai nel panico ti aiuta e ripeti, diciamo, alcuni esercizi per poterli fare naturalmente e non forzatamente, esattamente come guidare la macchina la prima volta. All'inizio cerchi di guardare la marcia mentre la stai mettendo, guardi lo specchio e tralasci qualcos'altro. Se devi passare tra due macchine inizi a guardare a destra a sinistra, rallenti. Quando invece hai le cose che ti vengono di riflesso, le fai di riflesso, non devi pensare, sei più sicuro per te stesso e anche per gli altri. Il brevetto per fare le immersioni è davvero molto facile, disponibile, costa poco, non costa tanto, è anche divertente e in più ti fa appassionare, come queste bombolette che abbiamo unboxato l'anno scorso, ma non avevo fatto ancora la recensione proprio perché tantissimi tra di voi hanno commentato sotto il video e mi hanno detto quello che ti sto dicendo in questo momento in questo video. L'esempio che ti faccio, che è una delle sciocchezze che ti può capitare sott'acqua, è che se tu metti la mascherina magari potrebbe entrarci dell'acqua e tu sei sott'acqua. Di solito quando metti una mascherina sei sopra la superficie dell'acqua, basta toglierla, svuotare l'acqua e rimetterla sott'acqua. Come fai? Questa, come ho detto, è una delle pochissime sciocchezze che ti possono capitare e che ti possono mandare nel panico perché non riesci più a vedere e ti sembra di soffocare, mentre è una cosa semplicissima da fare se sei allenato, come ho detto. Bene, detto questo disclaimer, ripeto, almeno per utilizzare queste cose fate un brevetto PADI e vi lascio il link nella descrizione del video, così potete andare nella vostra zona e fare un brevetto divertente, anche così conoscete anche altra gente e vi appassionate di questa cosa fantastica. Davvero, stare sott'acqua e riuscire a respirare è una cosa indescrivibile. Ok, partiamo dal prodotto entusiasmante, fantastico che vi stavo dicendo, che vi permette di stare sott'acqua addirittura 5 ore. Vediamo cosa c'è all'interno della scatola. Questo qui lo vediamo dopo, anche questo che è il caricabatterie e anche questo. Che cosa abbiamo? Abbiamo una canna dell'aria che sembra corta, in realtà non è corta, assomiglia tantissimo alle canne d'acqua espandibili, infatti aiuta anche a respirare e all'interno c'è una gomma che si espande una volta che il compressore inizia a comprimere l'acqua. Una volta che il compressore, che è un galleggiante, quindi fa anche da galleggiante per avvisare le persone che sono in barca o sono sulla superficie dell'acqua che c'è qualcuno sotto che è immerso, e comunque in ogni caso se dovete utilizzare delle bombole o altri sistemi dovete avere un galleggiante. Questo fa anche da galleggiante e galleggia sopra l'acqua. Che cos'è? È un compressore impermeabile con batteria integrata da 7000 mAh che vi dura 5 ore. Una volta che premete il bottone parte il compressore, comprime l'aria che prende dalla superficie tramite questa valvola e vi danno anche questa canna per aumentare l'altezza della canna, non fare entrare l'acqua all'interno perché potrebbe essere anche pericoloso. Qui abbiamo un sistema per evitare che gli spruzzi d'acqua possano entrare all'interno mescolati con l'aria, e vi consiglio per sicurezza di mettere una punta di colla qui, un superata qualcosa per mantenere questo tappino, che in realtà loro lo mettono, io l'ho tolto e una volta che l'ho tolto adesso è un po' diciamo facile da togliere e mettere, e perciò per sicurezza
in mare ovviamente è meglio avere questo qui fisso e che non vada da nessuna parte. Una volta attivato il compressore, l'aria compressa esce da questo tubo che dobbiamo attaccare qua, e questa è una valvola a rilascio rapido a pressione. Come potete notare, adesso che ho attivato il compressore, il tubo inizia ad espandersi. Per quanto riguarda la velocità di pompaggio della pompa, che si è fermata adesso perché ha raggiunto la pressione massima, quindi non funziona continuamente, ma funziona solamente quando respirate e per compensare la pressione mancata. La velocità, abbiamo detto, sono 55 litri al minuto. Ecco, adesso lo spengo e vi faccio vedere cosa c'è all'interno di questo filtro che si trova prima del respiratore. Prima svuotiamo un po' l'aria dalla pressione. All'interno abbiamo un filtro in spugna e poi del carbone attivo. Infatti nella scatola, oltre al manuale di istruzioni in lingua inglese, arrivano anche dei filtri in spugna. Sono due tipi di filtri, adesso vi faccio vedere dove si mette l'altro, ma ci danno anche una bella scorta di carbone attivo. Il carbone attivo è il materiale d'eccellenza che si utilizza nei filtri dell'acqua, filtri dell'aria, filtri di qualsiasi tipo. Si utilizza anche nelle intossicazioni da veleni, da alimentari, qualsiasi cosa, perché ha un potere assorbente incredibile. In questo caso aiuta ad evitare che delle sostanze tossiche, dei gas, per esempio uno scarico di una barca o qualcosa che lo respiriamo sott'acqua, potrebbe essere pericoloso, e questo aiuta ad evitarlo. Come potete notare qua, il carbone che c'è qui all'interno è bagnato. Questo l'ho bagnato purtroppo durante la mia prova, perché ho staccato e riattaccato varie volte la valvola qui, quindi è entrata un po' d'acqua all'interno, e se il carbone attivo è bagnato e anche la spugna, ecco, due cose possono succedere, sono successe e quindi ve lo dico. La prima cosa, ovviamente il carbone attivo non sarà tanto attivo come prima. La seconda cosa che capita, e questo lo sentite sicuramente, l'ho sentito io durante la prova di questo compressore, è che vi sembra di fare più forza a richiamare aria dal respiratore, mentre prima, quando non era bagnato, bastava cercare di respirare che il respiratore spingeva l'aria all'interno dei polmoni, esattamente come le bombole. Perciò vi consiglio vivamente di evitare di staccare e riattaccare la valvola da questa parte mentre siete in acqua, così da non bagnare il tubo all'interno e di conseguenza non bagnare il carbone attivo e il filtro. Ovviamente, come ho detto, non succede niente, vi sembra di respirare con più fatica, in realtà è il filtro che è bagnato e l'aria fa fatica a passare all'interno velocemente. Un'altra cosa molto importante da sapere è che tutte le pompe d'aria si scaldano moltissimo, specialmente in un clima dove andate a nuotare sarà caldo e si scalda molto velocemente. Ovviamente questa parte della pompa è immersa all'interno dell'acqua e non sentirete assolutamente la pompa calda, perché viene raffreddata automaticamente con l'acqua. Però io ho provato, per esempio, a mettere questo compressore su una barca e quindi immergermi mentre questo è sulla barca, o anche su un SUP, un pedalò, eccetera eccetera. Questo non è assolutamente da fare, perché, come ho detto, si scalda tantissimo e ha bisogno dell'acqua che raffreddi la pompa. Per quanto riguarda il funzionamento del respiratore, ve lo dico, anche se, ripeto, dovete fare, prima di fare le prime immersioni, un brevetto, almeno un PADI per principianti, ecco, che vi spiegheranno tutte queste cose, ma è interessante comunque sapere come funziona. Basta metterlo in bocca e inspirare e vi spinge l'aria dentro i polmoni. Quando invece espirate direttamente tramite questo, quindi soffiate, l'aria esce dal respiratore automatico, quindi inspirate e espirate all'interno del respiratore. Ecco, se si riempie d'acqua il respiratore, come fate? Beh, qui c'è un bottone su tutti i respiratori, basta spingerlo
e lo mettete in bocca. Come ho detto prima, se si dovesse riempire la mascherina d'acqua, basterebbe spingere il bottone e inclinare la mascherina per riempirla d'aria. Nella scatola abbiamo un caricabatterie potentissimo, e il caricabatterie più potente che ho mai visto, infatti da 10 ampere, che carica la batteria a 3 celle da 12,6 volt in meno di un'ora, tramite questo connettore particolare isolato che si connette qui sopra per ricaricare la batteria. Una volta fatto bisogna chiudere bene questo tappino per evitare che l'acqua vada all'interno. Non fidatevi di questa percentuale a freddo, perché appena inizia a funzionare la pompa scenderà la tensione della batteria. Vi faccio vedere. Questa è una cosa normale di tutte le batterie e vi consiglio vivamente di utilizzare questo apparecchio solamente quando l'avete caricato al 100%, e una volta che è arrivato al 30% di carica a freddo, questo è il livello rosso sotto il quale non dovete andare. Quindi vi consiglio di utilizzarlo al massimo per 3 ore, 3 ore e mezzo, e poi ricaricatelo di nuovo. Nella scatola abbiamo anche una spalliera con un piccolo gancino dove dobbiamo agganciare il filtro, il gancio del filtro in questo modo. A questo punto possiamo mettere la spalliera in questo modo, ovviamente non dovete avere un pappagallo sulle spalle, così da non perdere il respiratore. Eventualmente, se dovesse cadere, possiamo tranquillamente riprenderlo e rimetterlo in bocca. Nella scatola non abbiamo nessuna mascherina, infatti questa mascherina è arrivata con questo kit di bomboletta da mezzo litro, che io consiglio vivamente come bomboletta di emergenza, anche se il tubo ha una pressione sufficiente per farvi salire questi 10 metri se siete scesi a 10 metri senza niente, se siete allenati. Comunque è sempre meglio avere una bombola d'emergenza da mezzo litro che vi basta per 5-8 minuti al massimo, e con la bombola arriva una pompa. Con questa pompa potete mandare in pressione la bomboletta da mezzo litro a 200 bar, che è la pressione massima consigliata per questo tipo di bombolette, solo che ci mettete almeno mezz'ora, 3/4 d'ora a gonfiare, e gonfiare a 200 bar è davvero faticoso, molto difficile. Vi consiglio di andare a vedere il video di Morolla se volete, se siete interessati a questo tipo di bombolette, che ovviamente, ripeto, le bombolette devono essere certificate, riempite da un centro autorizzato per riempire e controllare le bombolette, anche perché le bombolette e le bombole d'ossigeno per andare sott'acqua, per immersioni, devono essere controllate perché hanno una scadenza. Queste in particolare dichiarano massimo 500 ore prima di ricontrollare un'altra volta in acqua salata, perché l'acqua salata corrode la bomboletta e quindi scade, la buttate via. Ecco, il video di Morolla aveva provato questa bombola da 1 litro. Questa bombola vi basta per circa 10-15 minuti, dipende, potete arrivare anche a 18-20 minuti, dipende come respirate e come la utilizzate, a quale profondità state andando, quanto siete allenati, eccetera eccetera. Certamente, se volete utilizzarla come bomboletta di sicurezza, questa o l'altra da 1 litro a mezzo litro, potete tranquillamente gonfiarla con questa pompa manuale. Farete fatica sì, però una sola volta, perché tutto il resto potete utilizzare questo apparecchio meraviglioso. Se vi chiedete quant'è la lunghezza massima del tubo, è di 13 metri quando è espanso, mentre quando è retratto e vuoto, vedete che si retrae, a una lunghezza di soli 6 metri. Naturalmente è impensabile fare una salita di 10 metri in pochi secondi per salire in superficie, o anche andare a divertirsi sott'acqua senza i piombi di peso e soprattutto senza le pinne, che non arrivano con nessuno di questi kit. Quindi o dovete comprare le pinne, ma se sei curioso di provare uno di questi kit, te lo consiglio vivamente, perché questo è il kit più potente che ho mai provato. Sì, l'ho unboxato già, l'ho provato, vedi che c'è un po' di sabbia qui. E come funziona? Ti dico che questo è il migliore che ho provato fino adesso, sia per spinta, potenza, equilibrio e controllabilità. Equilibrio perché
lo puoi mettere in tutte e due le braccia in questo modo, lo controlli tramite il dito. Infatti quest'acqua scooter arriva con un bracciale dove metti il braccio all'interno, così in questo modo, si fissa sopra tramite le cinture in dotazione. Una volta fissato si accende tramite questo switch e bisogna aspettare il suono per farlo partire, esattamente come tutti i controller nel modellismo, se ne avete avuto esperienza. E se tirate il gas mentre lo state accendendo entra in programmazione. Ecco, adesso è entrato in programmazione. Lo faccio uscire spegnendo questo bottone e riaccendendo. Una volta acceso posso tirare il cavetto per controllare la velocità. La velocità infatti è graduale a seconda di come tiri il cavo, e come ho detto questo acqua scooter preso in coppia è il migliore e il più divertente che ho mai provato. Dura addirittura 23 minuti se lo state utilizzando continuamente al massimo, che sono davvero tanti, e ti spinge tantissimo. L'unico difetto che ho riscontrato è che il cavetto dopo un po', se lo piegate tantissimo, utilizzate tantissimo, adesso tiro, lascio e non entra rapidamente, quindi non si spegne il motore rapidamente perché si incastra il cavo. Vedi? È sicuramente un difetto fastidioso, gestibile sì, ma sicuramente molto fastidioso, soprattutto perché questo coso mi è piaciuto tantissimo. Naturalmente se prendi il kit da 2 arriveranno 2 bracciali, 2 propulsori e 2 caricabatterie. I caricabatterie sono da 21 volt 3 ampere. Per quanto riguarda la capacità della batteria è di 6,4 ampere ora, e 6,4 diviso 3 sono circa 2 ore che ci mette a ricaricare totalmente la batteria. La profondità massima alla quale puoi utilizzare questo acqua scooter è di 20 metri e la ricarica avviene tramite questo connettore coperto da un coperchio per renderlo impermeabile. La penultima cosa che volevo farvi vedere è questa bomboletta nuova che ho preso. Visto che mi sto appassionando tanto di immersioni, ecco, questa è una bomboletta da 2 litri che si può riempire, ma sicuramente se volete riempirlo con la pompa manuale morirete prima di riempirla. Quindi ho preso questo mostro di pompa speciale per bombole che arriva fino a 300 bar, che riesce a riempire una bombola d'ossigeno da 1 litro in 5 minuti a 200 bar e in 8 minuti a 300 bar. Vediamola subito e vediamo cosa arriva all'interno. Tra l'altro è raffreddata, ovviamente è raffreddata ad acqua, se no non ce la fa. Abbiamo qua dei guanti, questa è la pompa, pesa veramente tanto, circa 7 kg. Tra l'altro arriva diciamo per il trasporto non riempita d'olio, quindi dovete riempirla d'olio di quello per compressori fino al livello sopra il puntino. Mi raccomando, non accendetela se la prendete senza riempirla d'olio, altrimenti si brucia. Come potete notare qua ha una batteria interna indipendente dall'alimentazione per alimentare il termometro interno, che è molto importante osservare. Mi sa che non bisogna salire al di sopra di 80 gradi. Nella scatola abbiamo il manuale di istruzioni completo. Comunque vi lascio nella descrizione del video un altro video per vedere e capire come si prepara questa pompa e come si utilizza per riempire una bombola. Abbiamo il cavo di alimentazione, abbiamo 2 tubi per la pompa di raffreddamento ad acqua. Questa pompa dell'acqua di raffreddamento viene collocata all'interno di un secchio d'acqua il più grande possibile e si collega il tubo di raffreddamento a una parte del compressore dove viene pompata l'acqua per raffreddare il motore e esce dall'altra parte per ritornare nel secchio. Nella scatola troviamo anche la valvola di non ritorno, che è un valvolone molto grosso, ovviamente dovrà sopportare 300 bar. Nella scatola troviamo anche il tubetto di collegamento della valvola al compressore, che si collega al compressore in questo foro. Dall'altra parte si collega la valvola di non ritorno a baionetta, la stessa si collega alla bombola con questa baionetta a rilascio rapido. E infine ci danno tutti gli accessori che ci serviranno e qualche pezzo di ricambio come filtri e gommini. E certamente le bombolette d'emergenza non bastano mai, essendo di emergenza è meglio averne
più di una. Ecco, ho preso questo da 2 bombolette d'emergenza da mezzo litro, sempre con la stessa pompa che vi uccide. Nel kit sono compresi 2 respiratori che, come potete notare, sembrano più di qualità rispetto a quello che avevo preso l'anno scorso, sia qua come gommino, e diciamo che sembra davvero molto più di qualità rispetto all'altro. Come funziona questo respiratore? Esattamente come quello che ho fatto vedere prima, e qui abbiamo il bottone per liberare il respiratore da un'eventuale acqua, o anche per liberare la mascherina dall'acqua, come ho fatto vedere prima. Nel kit è compresa anche una valvola speciale per poter riempire queste bombole da un'altra bomboletta più grande, uno strumento multiuso per avvitare bene tutte le valvole e tutte le cose. Abbiamo anche una custodia per portare dentro la bombola mentre siamo sott'acqua, ed è molto importante perché senza custodia, ecco, magari prendiamo qualcosa in mano, ci cade la bomboletta. Mi raccomando, non pensate di scendere con la bomboletta tranne in piscina così senza custodia e tracolla, o almeno il gancio di sicurezza. E ovviamente nella scatola ci danno un sacco di pezzi di ricambio e accessori, e ovviamente il manuale di istruzioni, che mi piace molto di più rispetto all'altra bomboletta che avevo preso l'anno scorso. E i manuali sono 2, uno per la bomboletta e un altro per la pompa. E devo dire che tra tutte le cose che ho provato quest'estate per l'acqua, questa è la cosa più rivoluzionaria, che mi è piaciuta tantissimo, che consiglio, però come ho detto solamente dopo aver fatto il brevetto e solamente dopo essersi allenati bene con gente esperta che vi insegnano come agire distinto correttamente. Come al solito vi lascio il link a tutte queste cose assieme ai coupon sconto nella descrizione del video. Se avete delle domande lasciatele giù nello spazio commenti, e ciao, alla prossima!